Questa è una di quelle preparazioni che mi ha dato un sacco di filo da torcere, veramente stavo per mollare la presa, mi sono detta basta, dopo due fallimenti la terza volta non la rifaccio più, invece mi sono cimentata, ho trovato una soluzione che mi ha dato un bel risultato e oggi sono qui per condividere con voi questa torta nua nella mia versione senza glutine e senza miscele industriali. Si inizia preparando la crema pasticcera, si versano i tuorli e lo zucchero in una casseruola. Qui sto facendo il doppio della dose perché ho preparato questa crema pasticcera che poi ho utilizzato anche nella ricetta delle genovesi di cui avete visto la miniatura. Qui sotto in info box, se volete provarle, vi lascio il link diretto. Quindi dopo aver mescolato i tuorli con lo zucchero, aver aggiunto la scorza di limone grattugiata e la maizena, ho aggiunto il latte e ho cotto la crema fino a che non ha iniziato ad inspessire. Quando inizia ad addensare si abbassa la fiamma al minimo e si cuoce per circa 2 minutini, in maniera tale che la maizena gelifichi correttamente. Nel frattempo vi ricordo del mio libro I miei dolci senza glutine, in vendita su Amazon, lo trovate in versione Kindle, in versione cartacea con copertina a colori e foto all'interno in bianco e nero. È un po' più economico, ma le ricette all'interno sono identiche. Lo trovate sia in italiano sia tradotto in francese. Ma torniamo alla crema. Bisogna mescolare bene la crema in maniera tale che non si attacchi specialmente sul bordo della casseruola. Poi, una volta la crema addensata, la si versa in un contenitore, si copre con pellicola trasparente a contatto e si lascia raffreddare. Questa preparazione la si può fare tranquillamente il giorno prima. L'importante è che poi al momento di utilizzare la crema gli si dia una mescolata in maniera tale da renderla nuovamente cremosa, perché tende a gelificare, a diventare un blocco unico. Poi passiamo alla preparazione della tortiera. Vi faccio vedere come io preparo la mia tortiera, che non è antiaderente e non ha il fondo apribile, e quindi per permettermi di sformare i dolci senza capovolgerli io uso questo trucchetto. Quindi ritaglio due lunghe strisce di carta da forno e le metto a croce sul fondo della mia tortiera. Poi usando margarina, perché in questo caso non c'è nemmeno burro nella ricetta, ma comunque potete usare margarina o burro, faccio attaccare allo stampo queste strisce di carta da forno, metto del burro anche sulla carta da forno, così la successiva carta da forno che utilizzerò per i bordi si attacca, altrimenti non si attacca. Poi ritaglio altre due strisce di carta da forno che faccio attaccare sul bordo. Infine ritaglio il disco che metterò sul fondo dello stampo. Queste dosi sono per una torta da 24 cm. In questo caso questa è una tortiera da 22 cm, verrà un pochettino più alta, ma va bene lo stesso. Non utilizziamo una tortiera più grande, altrimenti la torta verrà veramente troppo bassa. Come vi dicevo, io ho sottovalutato la difficoltà di questo dolce, ma in effetti è insidioso, perché se non si riesce ad ottenere la giusta consistenza, la crema che poi metteremo sulla superficie si deposita sul fondo e da lì non si muove, quindi avremo una torta che somiglia a un pan di Spagna, ma è leggermente, diciamo, più asciutto, con la crema depositata sul fondo, quindi non ha più l'effetto di torta nua, che è una torta soffice con mucchietti di crema pasticcera che sono distribuiti quasi uniformemente in tutta la superficie del dolce. Ma poi vi racconto meglio. Intanto si passa alla preparazione dell'impasto. Io ho ricavato i semi di mezza bacca di vaniglia, se non li avete potete utilizzare la vaniglia, estratto di vaniglia o vaniglia in polvere, oppure scorza di limone o di arancia grattugiata. Poi ho versato nella ciotola quindi la vaniglia, le uova, lo zucchero e ho iniziato a montare con le fruste a lungo. Ci vorranno circa una ventina di minuti fino a quando non si ottiene questo composto molto spumoso, molto aerato, un po' come quello del pan di Spagna. Per il pan di Spagna si va un po' oltre questo in effetti. Poi a quel punto, sempre con le fruste e mettendole però a velocità minima, si incomincia
incorpora prima olio di semi e poi il latte. Potete utilizzare latte vegetale, latte delattosato, così otterrete comunque una preparazione anche senza lattosio. Stessa cosa per quanto riguarda la crema pasticcera, se utilizzate il latte senza lattosio e il latte vegetale otterrete qualcosa senza lattosio. Poi ho mescolato il lievito per dolci con la miscela che ho utilizzato. I dettagli di questa miscela utilizzata li trovate qui sotto in info box insieme a tutta la lista degli ingredienti. E sempre con le fruste che girano al minimo ho incorporato la farina al composto. Questa è orientativamente la consistenza che deve avere il nostro impasto, deve essere una via di mezzo tra pan di spagna e plum cake, un po' più morbida del plum cake. A quel punto si versa il composto nello stampo, può essere anche meno alto di questo, e si distribuiscono piccoli mucchietti, ma con i cucchiaini, non con i cucchiai, di crema sulla superficie. La crema deve essere ovviamente fredda. In molte ricette si legge che bisogna distribuire dei cucchiai di crema. Ecco, io lo sconsiglio, è una delle prime prove che ho fatto, perché il peso della crema è tale che si deposita tutta sul fondo e non avrete nulla distribuito nel centro della fetta. Quindi i primi mucchietti tenderanno a scendere giù, poi voi continuate a distribuire mucchietti qui e lì sulla superficie e infornate subito a 180 gradi per circa 40-45 minuti. Dopo 15 minuti il trucchetto che io ho scoperto è che ho aperto lo sportello del forno lasciando la torta all'interno del forno e ho distribuito altri mucchietti di crema sulla superficie. Siccome a quel punto si era già creata una specie di pellicola protettiva sulla superficie, la crema non è affondata. Quindi questa crema che vedete in superficie è proprio quella che io ho messo dopo 15 minuti di cottura. Dopo aver distribuito altri mucchietti di crema sulla superficie si chiude lo sportello del forno e si continua la cottura. Poi si sforna la torta, si aspetta un pochettino e sollevandola dai lembi di carta da forno che abbiamo messo a croce si solleva la torta, si mette su una griglia, si stacca la carta da forno e si lascia completamente raffreddare. E questo è il risultato, è una torta estremamente soffice, vedete che la crema è distribuita sul fondo, è al centro e sulla superficie. A questo punto la potete lasciare così com'è oppure la potete spolverare con dello zucchero a velo, va benissimo in entrambi i casi. Questa è una torta da credenza, non va messa in frigo, resiste anche un paio di giorni tranquillamente coperta sotto una campana per dolci. E provateci, magari fatemi sapere nei commenti se l'avete mai provata, se la conoscete e se vi piace, se avete fatto delle modifiche a questa ricetta. Se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Questa è la seconda torta che ho fallito, la consistenza era spettacolare ma purtroppo un po' troppo morbida, tutta la crema si è depositata sul fondo, il composto era sofficissimo ma quasi crudo, nella parte centrale vedete si è creata questa depressione centrale e perché proprio non aveva cotto correttamente, quindi il sapore era buono ma la consistenza no. Bene, spero che questa ricetta vi sia piaciuta, grazie, alla prossima ricetta gluten free, ciao!